Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare e configurare le riceventi FrSky al Flight Controller iFlight Sussex X-E F4. Questo Flight Controller è montato nel Nazgul 5 o nel Chidora, quindi se avete uno di questi droni e volete collegare una ricevente FrSky, questo è il video che fa per voi. La prima cosa da fare è capire meglio quali fili collegare, infatti molte riceventi FrSky hanno due porte SBUS, una chiamata in e una chiamata out. Noi usiamo l'SBUS out perché è quella che invia il segnale al Flight Controller. La porta in è per ricevere il segnale da una seconda ricevente in ridondanza, ma per i droni FPV questa è una cosa che non serve, quindi non va usata. Su alcuni riceventi abbiamo un pad chiamato SmartPort che serve per avere i dati del Flight Controller nel radiocomando. In questa scheda purtroppo non è presente un pad dedicato a SmartPort, quindi è necessario creare una soft serial o usare un eventuale SmartPort con inversione della ricevente. Il mio consiglio è di collegare solo i cavi SBUS, 5V e GND, ignorando SmartPort. Questo perché usiamo la telemetria dell'OSD di Betaflight che viene visualizzata tranquillamente usando solo il cavo SBUS. Su OSD abbiamo tutti i dati che ci possono servire, come RSSI, tensione della batteria e così via. Inoltre, sempre da OSD possiamo fare la maggior parte delle configurazioni, come settare la VTX, la regolazione PID, eccetera. Tuttavia vi faccio vedere come collegare SmartPort tramite Soft Serial, che è il metodo che funziona con tutte le riceventi FrSky. Questo tutorial infatti è valido per le riceventi sia a 2.4 GHz che a 900 MHz, come l'RXSR, RX4R, XM+, R9 Mini, R9mm, R9 Slim e così via. Controlliamo il manuale della ricevente e identifichiamo i fili GND, 5V, SmartPort ed SBUS. Se ci sono altri fili nel connettore possono essere rimossi senza problemi perché non servono. Alcuni riceventi come l'XM Plus hanno solo il cavo SBUS, quindi con questo modello dovremmo rinunciare a SmartPort. Per quanto riguarda il Flight Controller, i pad da usare sono questi 4. Abbiamo G per la terra, più 5V per l'alimentazione, T2 per SmartPort ed NR2 per SBUS. Dopo aver prestagnato possiamo saldare i fili nei pad corrispondenti. Avviamo Betaflight. La prima cosa da fare, se avete collegato SmartPort tramite Soft Serial, è andare in configurazione. Qui attiviamo Soft Serial e Telemetry. Adesso andiamo nel tab CLI e digitiamo la seguente stringa: Resource Serial TX2 Non, Resource Serial TX11A02, Save. E premiamo Enter, vi lascio la stringa da digitare in descrizione. Andiamo in port e abilitiamo Serial RX nella UART 2. In Telemetry Output della Soft Serial 1 scegliamo SmartPort. Quindi salviamo. Ritorniamo nel tab Configurazione e in Receiver scegliamo Serial Based Receiver e nel menu a tendina sotto SBUS. Ok, salviamo. Ora non ci rimane che andare in receiver e provare la Taranis. Perfetto, è tutto ok. Se notate che muovendo gli stick ne avete alcuni invertiti, andate in Channel Map e cambiate AETR 1234 in TAER 1234 o viceversa. Per quanto riguarda il segnale RSSI, alcune riceventi come l'XM Plus o la R9 Mini lo fanno passare in automatico nell'AUX 12, quindi qui in RSSI Channel scegliamo AUX 12. Per altri riceventi come ad esempio la RXSR bisogna prima configurare l'RSSI nella Taranis e poi verrà visualizzato in questo tab. In descrizione vi lascio il mio tutorial dove spiego come fare. Su Betaflight abbiamo finito, ora passiamo alla Taranis per configurare SmartPort. Andiamo nella pagina Telemetry e facciamo Discover New Sensor. Come vedete ha trovato tutti i sensori del Flight Controller, questo significa che SmartPort è configurato bene. Perfetto, abbiamo finito, il radiocomando è riconosciuto da Betaflight e SmartPort è attivato, non c'è altro da fare.
Questo era il mio tutorial su come collegare e configurare le riceventi FrSky al Flight Controller iFlight. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.